Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche predestinate per il mese di giugno 2025. Abbiamo la carta del mago. Amici dell'Aquario, quando c'è il mago si parla di nuovi inizi, è una carta di azione, è una carta di energia yang e di solito è una carta anche di manifestazione, parla anche di legge di attrazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail per le consulenze personalizzate, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi c'è anche il link sul seminario di approfondimento delle famiglie reali che si terrà a inizio giugno 2025. Io comunque ragazzi inserisco sempre tutto nella descrizione del video, quindi vi basta aprire la tendina. Wow, partiamo con un 6 di coppe, 3 di spade, 4 di coppe, la ruota della fortuna, 3 di pentacoli, 8 di pentacoli, 5 di bastoni e cavaliere di coppe. Wow. Bella energia ragazzi, adesso andiamo a vedere un attimino il tema del mese, ovvero il movimento energetico che sento un po' più forte, poi andiamo a vedere settore per settore, quindi l'amore, il lavoro, i soldi, tutto quanto. Vedendo le carte così, io ho la sensazione che ci sia un ritorno dal passato che qualcuno non ha tanta voglia di vedere, ma è come se, cioè più che non avete voglia di vedere, è come se non aveste voglia di nuovo di iniziare qualche cosa con questa persona. Ehm, Tenete presente che con il 6 di coppe iniziale è più facile che sia una relazione tra parenti o amici che non una relazione romantica. È come se ci fosse qualcuno con il quale non avete mai avuto niente di intimo e che nel mese di giugno potreste rivedere. Però io credo che abbiate già avuto comunque a che fare con questa persona e che in qualche modo vi abbia ferito. Sento che è un po' il ok, no, mi è bastato una volta, non c'è stato niente di che, però già solo come è andata quella volta lì mi ha fatto aprire un po' le antenne. Adesso andiamo a vedere, wow, come sono saltate. Allora, abbiamo un 8 di spade e un cavaliere di spade. Sì, sento che è come se qualcuno che non... o che non speravate più di vedere. Andiamo a vedere il 3 di spade. Re di coppe e asso di coppe. Sì, ma c'è qualcosa qua tra il voglio e non voglio. Mi piacerebbe, c'è già stato qualcosa, abbiamo già provato, non ha funzionato, qualcosa per lo stile. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Regina di coppe e stella.
Voi non mi state vedendo, ma io sto sorridendo perché nonostante voi diciate no, 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 non è cosa, no, 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 questa persona non mi sconquiffera, in realtà sì che lo fa. E vi dirò, abbiamo anche la ruota della fortuna, il 3 di pentacoli. Io sento che le cose sono cambiate. Andiamo a vedere questa ruota della fortuna. È come se ci fossero dei nuovi obiettivi, magari comuni, magari da parte dell'altra persona. Se per esempio la persona, non so, avete già avuto a che fare con questa persona ed è una persona che viaggia molto e la distanza a voi non piace, e questa persona si ripresenta e voi dite no, no, grazie, abbiamo già provato ma non ha funzionato, può essere che adesso siano cambiate le condizioni della distanza, per esempio, per farvi capire, era un esempio, che qualche cosa è cambiato, è come se ci fosse un potenziale più favorevole. Se per caso, ma sì, ma io non sento che sia stata necessariamente una relazione romantica, eh. Anzi, vi dirò che col 6 di coppe forse la percentuale è maggiore, cioè potrebbe essere un 40% romantica, il 60% è una relazione con qualcuno che conoscete, potrebbe essere un amico d'infanzia, potrebbe essere qualche persona che conoscete da molto tempo. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Regina di spade, regina di bastoni. Mi sto concentrando perché a vedere l'immagine così sembrerebbe un 5 di spade e invece poi un 5 di bastoni e mi confonde. Va bene, allora regina di bastoni, 4 di bastoni e cavaliere di pentacoli. Io credo che qui, ragazzi, il potenziale sia ben ben diverso rispetto a quello che è stato, eh. Ruote della fortuna, 3 di pentacoli, 4 di bastoni, temperanza. C'è qualcosa che è guarito qui, che ha progredito, che ha un potenziale. Andiamo a vedere l'8 di pentacoli. 7 di pentacoli. E 10 di spade. Si va verso. Sento che arriva poi in effetti questo 5 di bastoni, le cose non sono ancora così lineari. Cioè, per seguire l'esempio che ho fatto prima, se è vero che la distanza non è più un problema, però è vero che non è neanche detto che la persona sia già lì presente al 100%. Potrebbe avere qualche questione ancora in sospeso per cui non può essere presente al 100%. Andiamo. Ok. Per il 5 di bastoni abbiamo un 3 di bastoni, la regina di spade, un asso di bastoni e un eremita. È come se ci fosse confusione mentale su come fare, su come agire, su come muoversi. È come se mancasse una certa regolarità. O considerate la regina di spade al contrario, una certa logica, magari nel modo in cui ci si vede, nel dove ci si vede. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe, perché qua arriva un'offertona, ragazzi. Adesso vado a fare i vari esempi, eh. Andiamo a vedere i vari settori, però l'energia più forte che ho è come se ci fosse appunto questa energia che rivedete dopo tanto tempo, questa persona che rivedete dopo tanto tempo e con la quale insomma ne avete già avuto basta, però le cose cambiano, cambiano in positivo, ci sono delle nuove strade che si aprono. Datemi ancora una carta per il cavaliere di coppe perché alla fine secondo me c'è un potenziale, potrebbe anche darsi un'offerta,
qualche tipo di proposta, qualche tipo di chiacchiera di un certo spessore, di un certo tipo, come l'affrontare finalmente quell'argomento. Ed effettivamente può essere il mese di un nuovo inizio. Mm? Andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo, partiamo dal lavoro. Per quello che riguarda il lavoro, se siete senza lavoro, ragazzi, devo dirvi che secondo me arriva un'offerta. Abbiamo anche questo Cavaliere di Coppe e la Ruota della Fortuna. Potrebbe essere questa offerta magari proprio a causa di questa persona che rivedete dopo tanto tempo. Magari avete già collaborato con questa persona, non vi è piaciuto il modo, però insomma, se uno ha bisogno, l'importante è cominciare da qualche parte e iniziare a muovere l'energia, no? Quindi ci può essere effettivamente qualche tipo di occasione, qualche tipo di proposta. Vi dirò, la chiacchiera con questa persona potrebbe anche semplicemente farvi vedere attitudini di voi stessi che voi non avete visto e darvi come una spinta in più per cercare nuovi tipi di lavori, in nuovi settori. Ehm, Secondo me sì, comunque si muoverà qualche cosa, eh. Vi dirò che, considerata anche la ruota della fortuna, potrebbe esserci una botta, di fortuna, appunto, nel senso che vi troverete al momento giusto, nel luogo giusto, con le persone giuste. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, sento che le cose andranno, abbastanza tranquille, ragazzi. Mhmm, Ho l'idea però che, diciamo intorno a fine mese, potrebbe anche essere il mese dopo, luglio, però potrebbero proporvi qualche nuova iniziativa, potrebbero proporvi di dirigere un gruppo, di occuparvi voi stessi di un progetto, di metterlo in piedi, cioè ho come l'idea che potrebbero arrivare degli incarichi in più, delle responsabilità in più. E se siete autonomi, io ho l'idea, ragazzi, che qui questa persona di cui vi parlavo prima, che potreste rivedere, non lo so se io credo che sia o una persona veramente con la quale siete cresciuti, ma cresciuti non quando eravate bambini, cresciuti quando avete iniziato il vostro progetto in autonomo, per esempio. Se sono 10 anni, erano i primi 6-12 mesi, no? In quel periodo lì, chi avete conosciuto? Perché secondo me potrebbe essere una persona che vi fa vedere, che rivedrete, che vi fa vedere punti di vista diversi o del settore nel quale state lavorando, o è come se vi facesse vedere altri tipi di attività collaterali che potete aggiungere a quello che fate. Potrebbe parlarvi di certi progetti, di certi appalti, mi dicono, di certe gare, insomma. E quindi ho come l'idea che vi possa dare un buon input questa persona, cioè come un ok, progrediamo, ma cerchiamo di capire anche come espanderci. Manteniamo quello che abbiamo, manteniamo attivo, però cerchiamo anche di espanderci. È un po' un mese dove penserete, insomma, a che cosa poter fare di più. Parliamo di soldi. Allora, avete la ruota della fortuna, quindi secondo me qualche aiuto inaspettato potrebbe arrivare. Ehm, Non rifiutatelo se dovesse arrivare. Se però state aspettando dei soldi da tempo che devono arrivare, non credo, nonostante questa ruota della fortuna, però non credo che arrivino quei soldi lì. Se arrivano dei soldi con la ruota della fortuna sono altri soldi. Tipo una vincita, tipo una donazione, se non sono soldi possono essere anche beni materiali, no, le cose valgono denaro comunque, qualcuno ha speso dei soldi per acquistarle. Insomma,
diciamo che la parte dei soldi, ragazzi, siate un po' oculati nel mese di giugno perché la vedo un po' ancora così affannata, se vogliamo dire. Per quello che riguarda l'amore, allora, devo dire che c'è come un'energia un po' contrastante. Da un lato ci sono come dei, come vi posso dire, dei pensieri che vi fanno ancora rimanere in uno stato di sofferenza e dall'altro lato però sento che potrebbe succedere qualche cosa nel mese di giugno e questo qualche cosa potrebbe essere un, un avance per chi è single piuttosto che una proposta per chi è in coppia, che fa effettivamente iniziare qualche cosa di nuovo e cambiare le dinamiche della relazione. Quindi secondo me il mese di giugno in questo senso sarà un po' un balsamo, se vogliamo, a livello di relazione. Per quello che riguarda lo stato psicoemotivo del mese, ragazzi, vi sento un po' così. Diciamo che partiamo con questo 8 di spade, c'è questo 10 di spade che è un po' pesucchia, il 4 di spade un po' così, la regina di spade, sono tutte carte un po' pensative. È come se, ripeto, questa persona o vi aprisse la strada a nuove prospettive o fosse questa persona stessa ad essere un balsamo per voi. Credo che sarete un po' titubanti sul che direzione do alla mia vita, che direzione do a questo progetto, dove voglio arrivare io come personaggio. Sento che siete un po' in una fase di risveglio piuttosto importante per qualcuno. E più che tutto osservate come pensate, perché è quello che vi frega un pochettino, neanche quello che provate, quello che pensate sta creando in voi uno stato di malessere. Provate a fare un lavoro sulle credenze limitanti, ragazzi. Diciamo che terminiamo con questo cavaliere di coppe, quindi secondo me si tratta proprio di aprire il cuore e di fare quel passo in più verso il mondo esterno, ok? Perché secondo me potrebbe anche esserci un potenziale che arriva, ma qui siete voi che non lo vedete. Quindi apritevi. Mm. Per quello che riguarda le persone che sono vicino a voi, anche qui sento che c'è qualcuno che vi vuole aiutare, che vorrebbe aiutarvi, però è come se non voleste cogliere questo aiuto. Guardate, il fatto di anche solo ascoltare, non è che dovete necessariamente fare quello che l'altro dice, anche perché, come dico spesso, le altre persone hanno la loro verità filtrata dalle loro idee, dalle loro esperienze, però ascoltare qualcun altro magari vi dà la possibilità di rubare qualche dritta, qualche trucco da applicare nella vostra situazione e che vi verrebbe bene. Quindi apritevi all'ascolto. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Allora, partiamo con i pensieri del giorno. Conta su te stesso e qui dice: analizza il tema della dipendenza. Dipende dagli altri perché facciano quello che dovresti far tu stesso? La guarigione è uno sforzo solitario. Difatti, l'asso di bastoni al contrario parla di un inazione, di qualcuno che non agisce. Anche se abbiamo bisogno di appoggio durante il processo, alla fine il compito di prendere in mano il tuo potere, prendere in mano il nostro potere, corrisponde a noi altri. L'obiettivo,
identifica e modifica i metodi che utilizzi per scaricare sugli altri le tue responsabilità personali. Quindi prendete in mano la vostra vita, avete il libero arbitrio, c'è sempre la possibilità di scegliere, di dire sì o di dire no a quello che noi vogliamo fare entrare nella nostra vita. Secondo oracolo. Carta numero 15. Questa carta vi dice che avete un'assistenza divina. Qui effettivamente abbiamo la carta della temperanza e parla di alcuni messaggi che potrebbero arrivare, quindi apritevi all'ascolto. Qui parla anche di memoria, ragazzi. Siccome abbiamo un 6 di coppe, potrebbero essere ricordi del passato. Se è una persona che avete conosciuto quando eravate giovani, potrebbe essere una di quelle frasi del tipo: ti ricordi quando è successo quello, 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 è andata così, così, così perché X, Y e Z. Ci potrebbe anche essere qualche cosa del passato che con questo eremita al contrario non state analizzando, non state vedendo, che effettivamente potrebbe venirvi bene. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Là, sono 3. Carta numero 12, il vento cambia direzione. Qui effettivamente, ragazzi, abbiamo una bella ruota della fortuna. È come se fosse un mese per capire come correggere il tiro e che altre possibilità si possono aprire di fronte a voi. Non guardate sempre nella stessa direzione. E mi verrebbe da dire, provate anche voi ad andare controvento, controcorrente. Carta numero 52, riparare. Questa carta è molto bella perché fa vedere che stanno riparando, sembra quasi un festone, quelli che si appendono durante i compleanni, insomma le cerimonie, no? Quello che è interessante è che si ripara il filo che unisce una persona all'altra. Qui si parla di perdono, ragazzi. Non so se è un po' un suggerimento: perdonare l'altra persona, ascoltare l'altra persona quello che ha da dirvi, perché ognuno ha le proprie ragioni. Carta numero 32, qui e ora. Valutate sempre le cose, le persone, le situazioni, voi stessi nel qui e ora, con il tipo di coscienza, strumenti e conoscenze che avete in questo momento di vita. Bene, amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, spero che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze, mi potete scrivere una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il percorso. La stessa cosa io la tratto nella sezione degli abbonati. Chiaramente lì, non avendo la persona davanti, non posso fare un lavoro specifico per le credenze limitanti, però è un lavoro generico che già vi dà un'idea di come fare. Comunque in quella playlist tratto anche temi di metafisica, di metamedicina. Se volete capire quali sono un po' gli argomenti che tratto, vi basta andare nelle playlist con le copertine lilla, i titoli si vedono, sono pubblici. Bene ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!